Buongiorno e bentornati al nostro TG. Questa settimana parliamo del segmento più importante in Italia, quello delle nude di media cilindrata. Abbiamo messo insieme 2, 3 e 4 cilindri, ovvero Yamaha MT-07, Triumph Trident 660 e Honda CB650R. Volete sapere come sono andate? Ascoltate il nostro ingegnere Cristian Cavacciuti. Pino Mottola invece parlerà di scarpe, di un prodotto polivalente marchiato Gaerne. E infine Marco Gentili parlerà delle nuove date di scadenze di patenti e revisioni. Yamaha MT-07, Triumph Trident 660, Honda CB650R. Tre modi di essere naked con tre piattaforme completamente diverse, basate su motori a 2, 3 e 4 cilindri. Forte di un prezzo veramente molto aggressivo, Yamaha è la best seller del settore. Dall'altra parte c'è Honda, molto rifinita e raffinata in termini di dotazioni. Ora Triumph chiude il cerchio portando il suo triple per la prima volta in questa fascia di prezzo, quella delle cosiddette entry level, moto che in realtà ormai sono cresciute e non hanno più nessuna rinuncia né in termini di dotazioni e tantomeno in termini di carattere. Andiamo a scoprirle. La Honda CB650R ha ricevuto pochi ritocchi in occasione dell'omologazione Euro 5. Il suo è oggi l'unico 4 cilindri della categoria, eroga 95 cavalli ed è abbinato alla frizione antisaltellamento. Pur senza ride-by-wire offre il controllo di trazione. La ciclistica, sempre basata sul telaio doppio trave in acciaio, prevede ora la raffinata forcella Showa Big Piston e resta la sola ad offrire pinze ad attacco radiale. Aggiornata la strumentazione LCD, mentre sotto la sella arriva una presa USB-C. Lato ergonomia c'è un manubrio più avanzato, mentre il design conta su diversi pannelli plastici e un nuovo portatarga. Con meno di 200 kg in ordine di marcia, la CB650R è in assoluto una moto leggera, forse la più pesante tra le tre in prova. La Triumph Trident 660 è un modello completamente nuovo, motore e telaio dedicati, oltre a un design a metà strada tra la serie classica e le naked sportive di Inclay. Con lei il triple fa il suo ingresso nella categoria delle naked medie non premium e per centrare questo obiettivo Triumph ha rivisto completamente il motore rispetto a quello della Street Triple, conservando però contenuti inediti per questa categoria, come il ride-by-wire, con 2 mappe integrate con il traction control, o il display TFT con connettività a smartphone. Il motore eroga 81 cavalli ed è montato in un telaio in acciaio con sospensioni Showa e freni Nissin. Per lei abbiamo rilevato poco meno di 187 kg in ordine di marcia. La Yamaha MT-07 è la best seller di categoria. Aggiornata a fondo, ha ricevuto non solo un motore Euro 5, ma anche nuove forme, con un faro full LED, una diversa ergonomia con manubrio più ampio e una sella più snella nella parte anteriore. Ci sono poi freni più potenti e una nuova strumentazione, sempre LCD ma a illuminazione negativa. Il bicilindrico CP2 da 73,4 cavalli, fasato a 270 gradi, è del tutto privo di elettronica ed è montato in funzione portante nel traino in tube di acciaio. Anche le sospensioni sono le più semplici del gruppo, forcella telescopica e mono montato senza link. In generale una moto che non si concede lussi ma va dritto al sodo, ovvero offrire la guida più divertente possibile, aiutata anche da una straordinaria leggerezza, nemmeno 175 kg in ordine di marcia. Su strada tutte e tre sono leggere, agili e immediate, ma le differenze emergono dopo pochi metri. La MT-07 è la peperina del gruppo. Dopo 2 metri l'hai capita ed è scattato il feeling. Alle basse e medie velocità è la più divertente, la più pronta nella risposta al gas e la più incalzante. In città puoi usare solo le ultime 3 marce, così ti dimentichi che non può avere il quick shifter e non diresti mai che ha 20 cavalli in meno della Honda. Lanciata su una strada di montagna si invola, una marcia o l'altra fa poca differenza. La mancanza del controllo di trazione non è un problema e l'unica accortezza è di farla scorrere, perché se si pinza forte la forcella è davvero troppo cedevole nella prima parte. Ma la magia della MT-07 è quella di metterti subito a tuo agio e farti sentire un pilota. La Trident non ha difficoltà a tenere il passo, ma non trasmette la stessa adrenalina. È più neutra. Il triple è così elastico che ti permette, fuori città, di usare anche solo la sesta.
Per andare forte però devi tirarle un po' più il collo, sollecitarla un pochino di più. Ha una ciclistica facile e bilanciata, una posizione in sella più rialzata e un retrotreno che grazie al leveraggio e al traction control è molto rigoroso. La forcella è morbida ma progressiva e alla fine sostiene bene in frenata. Il suo grande plus resta comunque il motore, che ti tira fuori in modo sempre brillante dalla curva anche se hai lasciato una marcia in più. La Honda è un po' diversa, si guida più allungati e il manubrio in stile Café Racer è più basso. La CB650R è nettamente la più potente e prestazionale tra le tre, ma le sue prestazioni si raggiungono con una guida da 4 cilindri, motore su di giri e rapporto corretto inserito. In pista o sulle strade veloci sa tenere ritmi indemoniati, specie nel misto veloce dove grazie al suo avantreno è la più rigorosa delle tre. Sul misto lento o quando si vuole guidare più rotondi il suo motore non ha però lo stesso tiro dei rivali e bisogna accontentarsi di risposte più blande. La Honda è insomma una moto dalle due anime nettamente separate, rotonda e pacciosa sotto i 7000 giri, rabbiosa sopra, ma per sfruttare quella rabbia occorre una guida più tecnica e concentrata. Se invece parliamo di viaggi, relax e comfort, nel complesso la migliore è la Honda, sella morbida e accogliente e mono piuttosto morbido nel funzionamento. Yamaha ha una sella più imbottita di prima, ma sempre duretta sulle lunghe distanze e abbinata a un mono piuttosto rigido. Triumph sta in mezzo, più vicina a Yamaha che a Honda. La protezione e la capacità di carico sono minime, ma se si vuole viaggiare a lungo farà piacere sapere che tutte e tre hanno un nutrito programma di accessori che comprende borse e cupolini. Quanto ai consumi, Yamaha è la più parca e Triumph la più assetata, ma parliamo di valori comunque contenuti, attorno ai 20 km/litro. In un mondo sempre più dominato dall'elettronica, fa piacere scoprire che la personalità di queste tre moto è definita per intero dal loro propulsore, quindi più leggera, scattante e coinvolgente la Yamaha, offerta 6.999 euro franco concessionario, intuitiva, neutra e gustosa la 3 cilindri Triumph, offerta a 8.195 euro sempre franco concessionario, e infine curata, opulenta e più performante la 4 cilindri Honda a 8.190 euro franco concessionario. Quindi la buona notizia è che c'è un'opzione per tutti veramente ed è possibile mettersi nel box al prezzo di uno scooterone una moto di grande personalità sia estetica che dinamica. Quale di queste tre? Beh, la scelta dipende da voi. Pochi giorni da primavera, di solito contestuale, con le prime fioriture degli alberi anche i parcheggi iniziano a popolarsi di moto. Per chi ha messo in garage la propria amata è il tempo di darle una spolverata, ma è anche l'occasione per fare il punto sull'abbigliamento. In questo periodo la scelta delle calzature non è banale. Le scarpe devono sì proteggere, però non devono neanche costringere il piede in una sauna. Una soluzione per la prossima primavera-estate potrebbe essere la scarpa Gaerne G-Escape Gore-Tex, ma decidete voi, io ve la descrivo. Il taglio è quello più impegnativo di uno stivaletto classico da turismo, il look invece è quello di una scarpa più disimpegnata. Al lato pratico la Escape è uno stivaletto dal taglio alto sopra la caviglia, buono un po' per tutto, da indossare con i jeans ma anche con il pantalone tecnico. Lo stile lo rende adatto a parecchie moto, dalle naked alle crossover, ma anche agli scooter. La tomaia è microfibra e cordura, così da unire resistenza e flessibilità, abbinata a rinforzi in più su zona malleole e tibia, oltre a quelli nell'area cambio e delle dita. All'interno c'è una membrana in Gore-Tex, a garanzia di impermeabilità e traspirabilità. Pianta abbastanza larga e di conseguenza comoda, ha una calzata agevole grazie alla lunga zip protetta dal velcro della tomaia che la apre completamente a tutto vantaggio dell'inserimento del piede. È leggero, ma è anche comodo, sia in moto sia quando si cammina, in primis grazie alla suola ammortizzante e al plantare anti-shock, ma anche grazie al soffietto anteriore che aiuta la flessione della caviglia. Scarpa certificata, ha inserti in reflex nella parte posteriore, è disponibile solo nel colore nero e costa 199,90 euro. È realizzata in Italia, ma soprattutto si porta dietro tutto il know-how di Gaerne, azienda che, ricordiamolo, da quasi 60 anni ha un focus esclusivo nel mondo delle calzature. Torniamo ancora una volta a parlare delle scadenti di patenti e revisioni. Ebbene sì, anche questa volta il Ministero dei Trasporti ha dovuto recepire con una circolare una direttiva europea che, ancora una volta, sposta in avanti le scadenze dei documenti validi per la guida o per la circolazione dei mezzi. Partiamo dalle patenti. Per tutte le patenti scadute dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata per 13 mesi rispetto alla data su di essi scritta.
Per tutte le patenti invece scadute o in scadenza dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021, la loro validità è invece prorogata di 10 mesi. Stesso discorso per le revisioni moto e scooter, che vengono prorogate di 10 mesi rispetto al mese di scadenza se sono scadute o scadranno dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021. La novità però prevista dall'ultima direttiva europea riguarda il fatto che nel caso in cui gli Stati membri non riuscissero a soddisfare questi requisiti avranno la possibilità di derogare per ulteriori 6 mesi le scadenze di documenti di circolazione e licenze di guida. E anche questa settimana siamo arrivati alla fine. Non perdetevi la prossima perché ci sarà parecchia carne al fuoco. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like oppure un commento qui sotto. Continuate a seguirci su dueruote.it, iscrivetevi al nostro canale YouTube e se avete tempo passate in edicola.